Molto bene, allora oggi faccio una lezione anche cominciando in una maniera diversa, ok? Io mi presento, sono Edo, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, prima di cominciare la pratica, che oggi farò una pratica abbastanza semplice, sì, ok, per i principianti, però potresti anche farlo se tu sei un intermedio o anche un avanzato. Quindi diamo un'idea che va bene per tutti. Sì, sai, le solite cose che dico, dai, iscriviti e dai, metti la campanella e iscriviti. Ok, vabbè, ok, se ti piace la lezione, se è una lezione che poi puoi anche condividere con i tuoi amici, eccetera, bene, allora iscriviti e metti la campanella, fai un commento, eccetera, eccetera, e va bene così, ok? Quello che io vorrei è che tu, ma proprio tu, ecco, faccia una cosa che ti piace, che ti incuriosisce. Se lo yoga ti incuriosisce, se è una cosa che dici, caspita, mi piacerebbe anche avvicinarmi allo yoga. Ci sono anche delle lezioni apposta, proprio passo a passo, poi magari lascio qua sul link dove tu potrai andare lì se tu sei un principiante o se magari tu sei un curioso, vai lì e puoi iniziarti. Oggi è una lezione così, un po' per tutti, ma che comunque hai già visto qualche lezione sul mio canale. Allora, cerchiamo di capire una cosa perché siccome magari uno segue il mio canale e dice, caspita, Edo non fa mai la parte quella dove c'è il Namaste, dove c'è l'Om, dove c'è il mantra. Non che io sia al contrario, no. Allora, il mio canale è fatto in una maniera diversa, io tratto esattamente i concetti comunque della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga, faccio delle posizioni, faccio esercizi di respirazione, sistema vestibolare, eccetera, ma quella parte lo lascio esattamente a tanti altri miei colleghi, che non che io non faccia dal vivo nelle mie lezioni, no, però è una scelta mia di fare esattamente quello che poi cerco di insegnarvi su questo canale. Va bene? Ok, andiamo alla pratica. Oggi non c'è la vignetta di 365 giorni, anche perché poi se tutti i giorni cominciano alla stessa maniera, sono Edo, no, cambiamo un po', cambiamo questa roba qua perché ormai mi conosce, aspetta che tiro su qua la cerniera, mi conosce, ci conosciamo, sono già entrato in casa tua, in casa del cugino, del fratello, del mio papà che poi mi vede sempre le mie video, la mia moglie, quindi allora siamo già un po' così, cioè, ci conosciamo già, ok? Quindi è come se io fossi lì a casa tua, a casa di tutti che vedono esattamente il video e che già sono un tuo insegnante. Ecco, mettiamolo così, sono un tuo insegnante, va bene? Ok, allora parto da una posizione che a me piace tanto perché è una posizione dove riesco a mettere come dire, in armonia il lato destro, il lato sinistro, la gamba o le gambe insieme esattamente alle braccia, alle mani, tutto il tronco e anche le gambe. Si chiama Adho Mukha Svanasana, la posizione del cane con la faccia in giù. Avevo già fatto anche una lezione solo per quanto riguarda questa posizione, quindi faccio vedere questa posizione.
anche con 2 o 3 varianti nella posizione e andiamo a vederla, ok? Bene, allora mi metto in quadrupedia, allargo bene le dita delle mani come avevo spiegato nelle altre lezioni, ok? Allargo bene, punto le dita dei piedi, guardo in avanti, rilascio il tratto lombare e faccio un esercizio ancora prima della posizione, un esercizio di respirazione in quadrupedia. Lascio proprio che ci sia il respiro, non modifico. Più c'è un movimento di addome in questo respiro, quindi non cambio, ma cerco soltanto che cerco di impostare, cioè di sentire questo respiro, più il mio tratto lombare cede, quindi più c'è una lordose. Quindi se più c'è una lordose, più vengo su con la testa. Rilasso le scapole e quindi è come se il tronco andasse ancora più in basso. Non siccome, è proprio il tronco va in basso. E quindi tutti i muscoli paravertebrali, quindi i muscoli posteriori del tronco, si contraggono di conseguenza. Quindi io posso guardare verso l'orizzonte. Punto. Nell'espirazione porto il coccige in alto, fletto oppure stendo le gambe e cerco di andare con i talloni il più basso possibile. Ok? Inspiro, espiro. Allora, l'Adho Mukha, soprattutto per chi sta cominciando o per chi è intermedio, ma io che magari da anni che faccio yoga, non faccio mai la posizione completamente ferma. Se hai visto, continuo a muovere le dita dei piedi ai piedi, a piegare una gamba, a estendere l'altra, ad estendere sempre di più le dita delle mani. Non do ancora questa spinta del coccige in alto, ma come se io dovessi assestarmi nella posizione. Ecco, quello forse è la parola giusta. L'immobilità, possiamo dire, della posizione non ci sarà mai, mai. Cioè non è che non riesco, cioè non c'è una posizione ferma, anche perché c'è il respiro che continua. Io continuo magari ad osservare, che ne so, attraverso gli occhi o attraverso delle sensazioni interne, ciò che poi succede alle spalle, al tronco, alle mani, ai piedi, e quindi continuo ad aggiustare. Non perché è un'impazienza, no, ma perché il corpo deve comunque muoversi. Poi magari c'è un piccolo momento che io fisicamente mi fermo un attimo con le mani, i piedi, eccetera, ma il respiro continua e cerco di osservare se c'è ancora qualche cosa da aggiustare. E poi da lì riprendo di nuovo a muovermi. Cerca anche te di non stare completamente fermo, soprattutto all'inizio della posizione, ma neanche nessuna posizione, di trovare un po' un assestamento. Poi dopo, piano piano, magari mi metto un pochettino più fermo, ok? Per cui farò l'Adho Mukha, farò anche con la mano verso il piede opposto, quindi al contrario, la mano destra va a prendere la caviglia o la tibia, la gamba sinistra e farò una torsione. Anche se poi questa posizione non è che si veda più di tanto, credo che poi nei libri non l'ho mai visto, eccetera.
È una variante, possiamo dire, della domuka ma anche in torsione, ok? Poi magari farò anche una domuka più corto per far sì che poi i piedi e le mani abbiano esattamente lo stesso aggancio, la stessa pressione al pavimento, ok? Quindi andiamo alla prima versione che ho detto, no? Della variante in torsione. Ok, aggancio. Faccio vedere dall'altra parte. Dita dei piedi, guardi in avanti. Bene, è abbastanza impegnativa. Ehm, Potrei dire che nella gamba stesa avrei potuto anche flettere la gamba per far sì che ci sia veramente una posizione proprio di torsione insieme alla Domuka Svanasana. Adesso faccio un po' più corto per avere esattamente un approccio maggiore sulle mani e i piedi come se fossero i piedi come se fossero le mani, ok? Più corto, parto esattamente come le stesse posizioni di precedente, quindi in quadrupedia, nell'espirazione. Allora, in questa posizione potrei fare anche una cosa particolare, per cui non spingo con le mani in avanti e non spingo i piedi indietro, ma come se dovessi chiudere. Quindi le mani non li spingo, ma tendono a venire verso i piedi e i piedi tendono a venire verso le mani. Se io dovessi comunque vedere le fotografie, anche perché poi non ci ho mai parlato insieme a Krishnamacharya, che è stato uno dei grandi maestri, che poi è già morto da tanto tempo, eh, non si vede mai lui facesse magari lo yoga con il tappetino, non esisteva a quel tempo, quindi si faceva con un telo oppure anche senza niente. Sono sicuro che poi non era esattamente dei pavimenti, cioè i pavimenti magari scivolavano. Allora si vede questo Adho Mukha molto stretto e molto anche non col coscide in alto, non allungato come si vede o come ho imparato io, col coscide in alto esteso e bellissimo. No, non è neanche tanto bello la posizione, però si vede proprio che è molto compatto e ha un approccio molto, come dire, non soltanto la compattezza,
ma il controllo, ecco la parola giusta, il controllo della posizione. Allora si vede questa posizione più corta, quindi la colonna non completamente steso, ma una posizione, cioè, sembra anche confortevole, ecco, la parola anche giusta è confortevole, per cui queste tre varianti della domuca, magari quella domuca che hai visto all'inizio con una distanza tra le mani e i piedi dove mi sono mosso, dove stavo cercando di andare con i talloni in basso, poi quella con la torsione, no? Che c'è proprio una torsione controlaterale perché avevo la mano al contrario verso il piede opposto, quindi controlaterale, e questo Adho Mukha un po' più corto. Quindi non c'è, possiamo dire, non c'è la posizione corretta. La posizione corretta è quella che tu trovi esattamente più benefici. Okay? Magari una più corto per adesso non dovrebbe fare con le gambe tese, quindi fa con le gambe piegate. Magari voglio fare anche una torsione in questa posizione, c'è esattamente quello. Comunque, io all'inizio di questa lezione ho lasciato il link della posizione dove ho spiegato passo dopo passo la Mukha. Bene, allora possiamo dire che per oggi cioè non finisco esattamente nella stessa maniera perché sennò sembra tutto la stessa cosa, tutti i video nella stessa maniera, cioè cerchiamo di essere proprio naturale, no? Cioè non è che sono impostato lì, c'è la videocamera e sto lì, no. Deve essere come se tu fossi qua davanti a me, cioè tu sei qua davanti a me, cioè io devo parlare con te, cioè quindi se io sono a casa tua perché tu accendi la smart TV, perché accendi il telefonino, il computer, io sto parlando con te direttamente, io sono lì con te. Cerchiamo di avere un rapporto tra l'insegnante che sono io e te, no? Quindi io dico una cosa, magari tu scrivi qualcos'altro, sai, io do esattamente un tipo di informazione, tu magari mi chiedi qualcosa, quindi cerchiamo di avere questo rapporto, sì, sono distante perché comunque è un discorso di lezioni, video lezioni, però cerchiamo di essere più vicino possibile, cioè io ti parlo come se tu fossi qua e tu magari mi chiedi esattamente se tu fossi qui con me, ok? Cerchiamo di fare esattamente una roba così da adesso in poi. Oggi, quindi l'ultimo giorno del mese di settembre, per cui da domani, cioè, cerchiamo di aprire il computer, il telefono, la televisione e ok, voglio fare la lezione con Edo. Ecco, ok, con entusiasmo, magari ti svegli, metti la musica che ti piace, inizia, sciacquati il viso, entusiasmo, cioè fare la cosa con entusiasmo, fai 2 o 3 posizioni, fai questa lezione, poi fai un'altra, 5-10 minuti e via. Ragazzi, guarda, ragazzi, cioè sto parlando con te, no? Perché poi sono abituato a che ci sono delle persone che vengono da me, più di 1, 2, 3 persone, cioè facciamo una cosa, mettiti in testa una cosa, cioè io parlo sempre nel plurale, mettiti in testa una cosa. Allora, entusiasmo. Se tu non fai una cosa con entusiasmo, ma non prendi la giornata con entusiasmo, è difficile, molto difficile. Le cose diventano veramente difficili, ma se tu vuoi avere successo in qualsiasi cosa, la parola giusta è entusiasmo, non è positivo essere positivo. Uno può essere positivo, ma poi dopo di entusiasmo non metti niente, ok? Quindi vieni e fai la mia lezione con entusiasmo. Ecco, quello cambierà la tua giornata, ma cambierà magari la giornata della nonna, del papà, della mamma. Ecco, non tenerlo solo per te o della tua collega o del tuo amico. Ecco, ok? Cerchiamo di anche, magari far conoscere questo tipo di visione che io
ti sto dando che va bene per tutti, ok? Va bene per tutti, bene? Ok, allora per oggi ho finito, no? Ho finito la lezione, ricorda di iscriverti al mio canale, eccetera, eccetera, qui non c'è più bisogno di dire niente, io soltanto per cercare di ricordarti lascio 2 link di 2 lezioni, adesso non so che lezioni ti metterò un paio di lezioni qua, perché poi dopo tu andrai esattamente a fare quello che vuoi, bene, allora ci vediamo presto!